Ciao a tutti e benvenuti su Stelle Turche Rivelate. Spero che stiate bene e che siate pronti ad addentrarvi con noi in una storia che ha tenuto col fiato sospeso migliaia di fan e che oggi sembra avvicinarsi a un punto di svolta. Nel video di oggi vi portiamo nel cuore di un racconto d'amore e di tensione, un racconto che ha acceso discussioni, acceso speranze e suscitato timori. Parliamo della crisi d'amore di Ozan Akbaba e Sinem Unsal, di quel confine sottile tra realtà e immaginazione che, per mesi, ha alimentato titoli, commenti, sussurri. Prima di iniziare, se è la prima volta che passate da qui o se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate. È il modo migliore per non perdervi nessun aggiornamento e per sostenere il nostro lavoro, così possiamo continuare a portarvi dietro le quinte del mondo delle star che amate. Ora mettiamoci comodi e andiamo al punto. Ozan Akbaba e Sinem Unsal, due nomi che negli ultimi anni sono diventati sinonimo di successo, carisma e talento nel panorama televisivo turco, stanno attraversando il capitolo più delicato della loro storia. Quando parliamo di loro, non parliamo solo di due interpreti affermati e amatissimi in Turchia e all'estero, parliamo di due personalità magnetiche che, anche senza volerlo, attraggono attenzioni gigantesche. La loro chimica, avvertita da molti fan anche quando i loro mondi professionali correvano su binari diversi, ha alimentato un immaginario potente. Per qualcuno era una favola già scritta, per altri un mistero da decifrare, per tutti una pagina da girare con il battito accelerato. Il titolo che ci porta qui, una crisi che potrebbe segnare la fine di una storia, non è qualcosa che diciamo a cuor leggero. Nel tempo, l'intreccio tra la loro vita pubblica e quella privata è diventato un labirinto di indizi, dichiarazioni misurate, apparizioni studiate, silenzi che hanno parlato più delle parole. Entrambi hanno sempre difeso con fermezza i propri confini, ma il mondo intorno, fatto di telecamere, flash, post e like, non smette mai di cercare varchi. È il prezzo della luce dei riflettori. Ogni sfumatura diventa un enigma da risolvere, ogni gesto un segnale da interpretare. Nelle ultime settimane si è parlato di distanza, non solo in senso geografico, ma in quel senso più sottile che riguarda i ritmi della vita. Ozan immerso in progetti impegnativi, ore e ore di set, trasferte in diverse città e cambi di programma all'ultimo minuto. Sinem concentrata su scelte artistiche ambiziose. Letture di sceneggiature, workshop, provini e giornate che iniziano all'alba e finiscono molto dopo il tramonto. È così che spesso avvengono le fratture, non con un fragore ma con un sommesso scricchiolio che si accumula. I social hanno registrato esattamente questo, meno scatti insieme, interazioni ridotte, like mancati proprio nel momento in cui il pubblico si aspettava un segnale. E quando manca il segnale, la fantasia corre. C'è chi ha parlato di pressione mediatica insostenibile. In un settore competitivo come quello dell'intrattenimento turco, dove ogni gesto può diventare una notizia, un sorriso può sembrare un indizio e un passo di lato un terremoto. Essere una coppia sotto i riflettori è un equilibrio continuo. Forse il problema non è la sostanza del loro legame, ma il modo in cui il legame viene osservato, giudicato, esagerato. Eppure, questa spiegazione non basta a tacitare la sensazione diffusa che qualcosa sia cambiato. Perché, rispetto a prima, il ritmo comune appare spezzato, la coreografia meno coordinata, il sipario più spesso calato. Chi ha memoria degli inizi ricorda i primi eventi vissuti quasi in parallelo, i red carpet che li vedevano brillare in cornici simili anche quando i progetti non si toccavano. I sorrisi complici nelle interviste, quell'aria tra l'ironico e il protettivo che ha fatto innamorare il pubblico. Non era bisogno di grandi gesti. Bastavano sguardi che si cercavano e dettagli colti più dai fan che dai fotografi. Proprio quell'immagine, solida e scintillante, oggi sembra incrinata da un silenzio più eloquente di qualsiasi frase. E quando l'immaginario si incrina, l'eco rimbomba forte. La stampa turca non è rimasta a guardare. Titoli, indiscrezioni, domande ripetute in 1000 versioni. Alcuni siti hanno parlato apertamente di crisi, altri hanno usato parole più caute. Raffreddamento, fasi diverse, priorità che cambiano. C'è chi sostiene che i rispettivi impegni, in particolare i set lontani e le lavorazioni estese, abbiano scavato un solco di chilometri e orari incompatibili. Le produzioni non fanno sconti e le pause non sempre coincidono. Un giorno salta un incontro, poi il successivo, poi si rimanda una cena, e intanto il calendario diventa un muro di note e promemoria che non combaciano mai.
A questa narrazione si aggiunge, inevitabile, la componente più intima, la possibilità che due persone, pur volendosi bene, crescano in direzioni diverse. La vita non sempre si lascia orchestrare dal desiderio. Talvolta, per proteggere ciò che si costruisce, si sceglie il basso profilo. Talvolta, per non ferire, si tace. E nelle loro scelte di discrezione c'è coerenza con chi sono sempre stati. Ozan capace di schermarsi con sobrietà, Sinem attenta a difendere il confine tra scena e quotidianità. Non è facile leggere in trasparenza quando il vetro non è pensato per essere guardato da fuori. Eppure i fan hanno imparato a scorgere segni in tutto. L'assenza a determinati eventi dove una volta le loro strade si incrociavano con naturalezza. Il posto vuoto accanto sul divano delle interviste. Un tappeto rosso affrontato ciascuno per conto proprio. Sui social, foto individuali al posto dei momenti insieme. Caption che parlano di lavoro, di quiete, di concentrazione, come se il racconto privato fosse stato lasciato intenzionalmente tra parentesi. Non mancano le storie di amici comuni che accennano a ritmi frenetici e a difficoltà di incastri, senza mai nominare esplicitamente ciò che tutti si chiedono. Dov'è finita la loro complicità in pubblico? Sarebbe facile puntare il dito e invocare terze persone, gelosie, ipotesi clamorose. Ma qui non ci sono prove, e non è nostro stile alimentare ombre senza fondamenta. Quello che appare con chiarezza è un cambio di strategia. Se prima la coppia, pur con misura, lasciava filtrare una scintilla visibile, adesso sembra aver scelto la penombra. È un ripiegamento? È un patto di protezione reciproca? È un momento di riflessione? Le interpretazioni sono molte, tutte plausibili, e tutte incapaci di diventare certezza finché loro non vorranno raccontare la loro versione. Parlare della fine di una storia è sempre un gesto drammatico. Eppure le storie, spesso, non finiscono con uno schianto, si adagiano, si trasformano, a volte si sospendono. Potremmo trovarci davanti a una pausa, a una distanza tattica per salvare ciò che conta davvero. O potremmo essere all'epilogo, all'ultima pagina di un capitolo importante dell'intrattenimento turco. Se così fosse, sarebbe un evento di rilievo, perché Ozan Akbaba e Sinem Ünsal non sono solo una coppia nel cuore del pubblico. Sono un simbolo di due carriere potenti che, a un certo punto, hanno camminato in un ritmo percepito come comune. C'è un altro aspetto che i fan avvertono, quasi fisicamente, la delusione latente. Per molti, l'idea di Ozan e Sinem insieme ha rappresentato un punto di riferimento, una sorta di favola moderna fatta di impegno, rispetto e sguardi veri. Vedere quella favola vacillare crea un piccolo vuoto. La memoria corre alle prime interviste, alle risate trattenute, ai no comment detti con dolcezza e ironia. E intanto i giorni che passano senza una foto a due diventano un contatore invisibile che alimenta l'ansia collettiva. Le voci più insistenti raccontano di inviti mancati a eventi chiave, di tavoli che un tempo li avrebbero visti seduti vicini e che oggi li hanno ospitati separati, di cerimonie dove è stato più facile incontrarli singolarmente che insieme. Dettagli? Forse. Ma nella somma dei dettagli si costruisce una percezione. E quando la percezione diventa coro, la voce rimbomba più forte di quanto forse meriterebbe. È il paradosso di essere amati, l'amore del pubblico scalda, ma chiede in cambio risposte. E allora eccoci a interrogarci su dove finisca il diritto alla privacy e dove inizi la legittima curiosità. Il confine non è mai netto. Da un lato c'è il lavoro, che chiede esposizione, dall'altro c'è la vita, che chiede riparo. Forse la loro scelta di silenzio è un modo per prendersi tempo, per non farsi trascinare nella scena di un film che non hanno scritto. Forse è un addio gentile, quello che si dà quando non si cerca un colpevole, ma si riconosce un cambio di passo. Forse è nient'altro che una fase di assestamento, una parentesi prima di un ritorno in cui il pubblico ritroverà ciò che teme di perdere. Ricordiamoci, però, che finché non arriverà una conferma ufficiale da parte di Ozan Akbaba o di Sinem Ünsal, quello che abbiamo sono voci, indizi e interpretazioni. La stampa lo sa e, proprio per questo, modula il racconto in 1000 sfumature, sapendo che le sfumature vendono. E noi, come spettatori di questa lunga attesa, finiamo per specchiarci nelle stesse domande. La verità potrebbe essere più semplice di quanto sembri. Due carriere luminose, due agende implacabili, due persone che cercano di mantenere integro qualcosa che non appartiene al pubblico. Ma se l'eco della distanza diventa un suono continuo, ignorarlo è difficile.
C'è anche la possibilità che questo sia il preludio a una nuova maturità. Le coppie crescono attraverso le prove, si ridefiniscono. Ci sono momenti in cui il silenzio serve a capire, sbrogliare nodi, decidere come raccontarsi, se raccontarsi. Ed è qui che torna la responsabilità di chi guarda, rispettare la pausa senza trasformarla in condanna, lasciare che siano loro, quando e se vorranno, a mettere un punto o una virgola. In ogni caso, resta la stima per due artisti che hanno dato e continuano a dare moltissimo al proprio pubblico. Riavvolgiamo il nastro degli indizi più citati. Mancate presenze congiunte dove un tempo il loro arrivo era atteso in coppia, interazioni social rarefatte, cerchie di amici che li incrociano meno spesso insieme e di più separatamente. Niente di clamoroso, eppure tutto significativo quando si guarda con la lente dell'attenzione. A qualcuno basterebbe un semplice scatto, un like, un'occhiata per smentire settimane di chiacchiere. Il fatto che quel gesto non sia arrivato è la benzina di questa storia. Ma proprio per questo, nella nostra lettura, teniamo fisso un principio: senza evidenze, le accuse non hanno posto. Qui non c'è scandalo, non c'è trama torbida, c'è, al massimo, il lento scorrere di due vite in cerca di calibrazione. Che cosa succede ai fan quando una storia scricchiola? Succede che si sentono coinvolti, perché nelle storie degli altri ritrovano le proprie. Sperano, temono, si arrabbiano, aspettano. Ed è comprensibile che chi ha creduto nella forza di Ozan e Cinema oggi avverta una stretta al cuore. Ma una storia può finire senza perdere il suo valore. Se davvero siamo alla chiusura di un capitolo, rimarrà comunque la bellezza di quello che è stato, la gentilezza, la complicità, il rispetto. E se non siamo alla fine, se è solo una curva nel percorso, tornerà anche la luce a dircelo, magari quando nessuno se lo aspetta più. Siamo dunque a un bivio immaginario, con due strade ugualmente credibili. Da una parte l'idea di un epilogo elegante, dall'altra quella di una pausa necessaria. Tra le due, per ora, corre solo il filo della cautela. E mentre i giorni passano, i fan contano i silenzi e le pagine di giornale. Noi, da parte nostra, continueremo a osservare con rispetto. Perché la loro storia, qualunque sia la sua forma attuale, merita delicatezza. Siamo arrivati alla fine di questo racconto, e se c'è una sintesi possibile è questa. I segnali che parlano di crisi tra Ozan Akbaba e Cinema Unsal esistono e sono alla portata di tutti. Ma non esiste alcuna conferma ufficiale di una rottura. L'assenza di apparizioni congiunte, la riduzione delle interazioni pubbliche, le agende divoranti e la pressione mediatica hanno creato una narrativa potente, alimentata da attese e timori. Il resto è silenzio, quel silenzio che può essere difesa o distanza, accortezza o resa. Lo scopriremo solo quando lo vorranno loro. Grazie per essere stati con noi fino a qui. Se questo viaggio tra ipotesi, indizi e riflessioni vi è piaciuto, lasciate un like e condividete il video con chi ama queste storie quanto voi. Nei commenti diteci cosa pensate. Credete che la crisi sia reale? Temevate questo epilogo o vi aspettate un colpo di scena? Noi leggeremo tutto, come sempre. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate. È gratis. Ed è il modo più semplice per restare aggiornati su ciò che accade dietro le quinte delle vite che ci fanno sognare. Alla prossima storia, con la stessa curiosità e lo stesso rispetto di oggi, qui su Stelle Turche Rivelate.